Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo un sacco di notizie entusiasmanti da condividere con voi, dalle ultime novità nel mondo DC Comics, Marvel, Star Wars e altro ancora. Preparatevi a rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la cultura pop. Ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nelle notizie geek di oggi. Warner Bros. Ha pubblicato un'anteprima estesa di Superman dopo il debutto al CinemaCon, offrendo un'anteprima del film diretto da James Gunn. La pellicola, che segna l'inizio del nuovo DC Universe, uscirà nelle sale il 9 luglio 2025. Il filmato inizia in modo simile al primo trailer, con Superman che si schianta nell'Artico, ferito, e fischia per chiamare Krypto, che arriva in una grande nevicata. Krypto salta giocosamente su Superman mentre lui geme di dolore. «Portami a casa», ordina, tendendo il suo mantello. Krypto trascina Superman nella tundra mentre una struttura di cristallo cresce in lontananza e crea due porte che brillano con il logo di Superman. È la fortezza della solitudine. Automi accolgono Superman e lo sollevano per posizionarlo in una camera di guarigione alimentata dal sole. Lui cerca di ringraziare gli Automi, ma loro sottolineano di non avere senzienza. La clip si trasforma nel trailer principale di Superman. Durante la presentazione, Gunn ha anche rivelato che originariamente gli era stato offerto di dirigere Superman nel 2018, ma che poi aveva deciso di dedicarsi a The Suicide Squad. Nel frattempo, sono stati diffusi online nuove immagini promozionali che mostrano David Corenswet nei panni dell'iconico uomo d'acciaio in diverse pose, oltre a un'anteprima della nuova fortezza della solitudine. All'inizio di quest'anno, quando le riprese sono terminate, Gunn ha scritto: E questo è tutto. Dio benedica il nostro cast e la troupe, il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto. Ho deciso di fare un film su un brav'uomo in un mondo che non è sempre così buono. E la bontà, la gentilezza e l'amore che ho incontrato quotidianamente sul set mi hanno ispirato e spinto avanti quando mi sentivo troppo esausto per andare avanti da solo. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. È stato un onore. La destinazione è stata Superman, ma il viaggio è stato la fatica, le risate, le emozioni, le idee e la magia che abbiamo condiviso insieme sul set, e per questo sono eternamente grato. La sinossi del film aggiornata dice: con il suo stile inconfondibile, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e passione, dando vita a un Superman guidato dalla compassione e da un'innata fede nella bontà del genere umano. Il merchandising del film ha svelato un'anteprima dettagliata dell'anello di Lanterna Verde di Guy Gardner, Nathan Fillion, e diverse action figures, tra cui un primo sguardo a Metamorfo, Anthony Carrigan. Quest'ultimo, apparso fugacemente nel teaser di Superman e assente dalle foto del set, si mostra in un'immagine di qualità non ottimale con il suo iconico costume arancione e viola. Il regista James Gunn ha già confermato che il suo film salterà i primi anni di vita di Clark sulla Terra e inizierà quando avrà già abbracciato il suo destino come Superman, e l'attrice Rachel Brosnan Lois Lane ha ora rivelato che questo è ciò che più la entusiasma che il pubblico possa sperimentare quando vedrà il film. Amo anche il fatto che questa non sia una storia delle origini. Abbiamo visto la storia delle origini raccontata così bene diverse volte, ma entriamo in un mondo che esiste già. Lois e Clark lavorano al Daily Planet. I mostri esistono a Metropolis, Lex Luthor alla Luthor Corp. Ci inseriamo in questo punto della loro relazione che non ho mai visto prima. Stanno insieme da circa 3 mesi. E si stanno ponendo alcune domande sul futuro della loro relazione. Non sono sicuri se sia stata solo una grande avventura o qualcosa che potrebbe durare per sempre, e hanno visioni del mondo davvero opposte, e si scontrano per questo. Quindi, è stato un modo davvero divertente per entrare in una storia familiare. Il Mumbai Comic Con è iniziato il 12 aprile e Warner Bros. India ha condiviso una foto di una statua per promuovere il Superman di James Gunn. Questa statua a dimensione reale mostra Superman insieme a Krypto. Alcuni spoiler recenti sulla trama rivelano che Kal-El dovrà occuparsi del cane un po' pazzo di Supergirl, che combinerà un sacco di guai. Un personaggio che non avrà molto tempo per le pazzie di Krypto è Lois Lane. Non va molto d'accordo con i cani, ha raccontato Rachel Brosnan in una recente intervista. Non penso che ami gli animali in generale. Altro a cui pensare. Diciamo che Krypto non è il suo personaggio preferito nel nuovo film di Superman. Sono in corso i lavori per Supergirl Woman of Tomorrow e,
Mentre attendiamo con impazienza di vedere Emilia Clarke indossare per la prima volta il costume, James Gunn ha condiviso sui social media una nuova immagine dell'attrice dal dietro le quinte. Nella foto, la star di House of the Dragon è intenta a leggere la serie a fumetti che ha ispirato il film. Il costume rimane ancora un mistero, ma è probabile che l'acconciatura che vediamo nell'immagine sarà quella che la sua Supergirl sfoggerà nel film. Alcock si è fatta notare grazie a House of the Dragon e, a parte un film horror a basso budget del 2018 intitolato The School, Supergirl, Woman of Tomorrow rappresenterà il suo primo ruolo da protagonista. L'uscita di Supergirl Woman of Tomorrow nelle sale cinematografiche è prevista per il 26 giugno 2026. Altre foto dal set sono state rilasciate, ma senza primi piani per il momento. Queste immagini da drone ci offrono una migliore visuale di Emilia Clarke nel suo costume rosso e blu. In una recente intervista, Affleck è tornato a esprimere la sua opinione sulla sua esperienza nei panni di Batman, e le sue parole non sono state particolarmente positive. Ci sono diverse ragioni per cui è stata un'esperienza davvero straziante, e non hanno tutte a che fare con la semplice dinamica di, diciamo, essere in un film di supereroi o altro. Non sono interessato a tornare a quel genere in particolare, non a causa di quella brutta esperienza, ma semplicemente ho perso interesse in ciò che mi interessava. Ma di certo non vorrei replicare un'esperienza del genere. C'è stato sicuramente un disallineamento di programmi, comprensioni, aspettative. E tra l'altro, non stavo apportando nulla di particolarmente meraviglioso a quell'equazione in quel momento. Ho avuto i miei fallimenti significativi, in quel processo e in quel momento. Intendo dire, quando parlo dei miei fallimenti come attore, che puoi guardare i vari film e giudicare. Ma più che dei miei fallimenti, nei motivi per cui dico che ho avuto una brutta esperienza, il vero punto è che ciò che portavo a lavoro ogni giorno era molta infelicità. Quindi non portavo molta energia positiva all'equazione. Non ho causato problemi, ma sono entrato, ho fatto il mio lavoro e sono tornato a casa. Ma devi fare un po' meglio di così. Riguardo al suo ruolo nei film Batman vs Superman, Justice League e The Flash, Affleck ha condiviso le sue riflessioni sull'interpretazione di Batman. Mi sono divertito molto. Mi è piaciuto molto interpretare Batman. Ho adorato Batman vs Superman. E mi sono piaciute le mie brevi apparizioni in The Flash e quando ho lavorato con Viola Davis in Suicide Squad per un giorno o due. In termini creativi, penso davvero che mi piaccia l'idea e l'ambizione che avevo per questo, che era quella di un Bruce Wayne più vecchio, distrutto e danneggiato. Ed è qualcosa che abbiamo davvero voluto fare nel primo film. Malgrado l'esperienza non sia stata del tutto negativa, le possibilità di vedere l'attore in un nuovo cinecomic sono ormai quasi nulle. Il vero problema è che il mio personaggio ha iniziato a essere troppo vecchio per una larga parte del pubblico. Persino mio figlio all'epoca era troppo spaventato nel guardare il film. E così quando l'ho visto ho pensato, oh merda, abbiamo un problema. Poi penso che sia stato in quel momento che hai avuto un regista che voleva continuare su quella strada e uno studio che voleva riconquistare tutto il pubblico più giovane. Hai quindi due entità, due persone che vogliono davvero fare qualcosa di diverso e questa è una ricetta davvero pessima. Affleck non ha certo usato mezzi termini nel descrivere la sua esperienza, definendola un agrodolce percorso. E voi, cosa pensate della sua interpretazione di Batman? Le riprese di Lanterns sono attualmente in corso ad Atlanta. Recentemente, Aaron Pierre, che interpreta Jon Stewart, è stato avvistato sul set. Tuttavia, non indossava né il costume da supereroe né l'anello del potere delle lanterne verdi. Kyle Chandler, che interpreta Hal Jordan, non è ancora stato avvistato sul set. Si spera che le immagini finora disponibili siano solo un assaggio di ciò che vedremo. È confermato che Lanterns includerà elementi cosmici, con la presenza dei guardiani di Oa e di Sinestro, ma non è ancora chiaro quanto di questo si svolgerà sulla Terra. James Gunn ha dichiarato che i costumi saranno realizzati in modo pratico, senza l'uso di CGI. Questo fa sperare che presto potremo vedere Hal e Jon nei loro iconici costumi. Nel frattempo, è stato rivelato un nuovo design per l'anello del potere di Hal Jordan, che si discosta dall'aspetto smeraldo dei fumetti. L'anello, di metallo con un nucleo verde, si vede davvero bruttino e poco attraente. Il design visto nel film del 2011 con Ryan Reynolds rimane il migliore. E voi, cosa ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti. Ogni anno, l'affetto globale per l'iconico Superman si manifesta in una celebrazione collettiva della sua duratura eredità, e il 2025 non fa eccezione.
Quest'anno, il Superman Day cade il 18 aprile, commemorando l'esordio dell'Uomo d'Acciaio sulle pagine di Action Comics numero 1, una pietra miliare datata 1938. Sebbene in passato la giornata venisse osservata a giugno, in linea con la data di copertina di quella storica pubblicazione, sembra che Warner Bros. Stia apportando una variazione per quest'anno. Tuttavia, i fan possono probabilmente aspettarsi un'ulteriore celebrazione dedicata all'eroe anche durante l'estate. Le celebrazioni del 2025 si preannunciano più grandi ed entusiasmanti che mai, con un ricco programma di eventi e attività pensate per onorare l'eroe che ha acceso l'immaginazione di generazioni, il tutto in attesa del nuovo film estivo che vedrà protagonista questa icona. Il Warner Bros. Studio Tour Hollywood ospiterà uno speciale evento a tema Superman, promettendo di entusiasmare i fan di tutte le età. I visitatori potranno immergersi in un tour guidato dei set del DC Universe dello studio, esplorare rari oggetti di scena e costumi, e persino mettere alla prova la loro conoscenza con quiz dedicati ai fumetti DC. Il culmine della giornata sarà la proiezione del classico Superman del 1978, con l'indimenticabile Christopher Reeve, presentato dal conduttore Ben Mankiewicz. Anche gli appassionati di fumetti avranno di che gioire. DC Comics pubblicherà una fedele riproduzione di Action Comics numero 1, arricchita da una nuova copertina dell'artista Dan Mora. Inoltre, un inedito Summer of Superman Special offrirà nuove storie e preparerà il terreno per il prossimo entusiasmante capitolo delle avventure di Superman. Si prospetta un giorno memorabile per il nostro eroe. Clover Press ha lanciato una campagna Kickstarter per The DC Art of Jorge Jiménez, che è la prima uscita della nuova linea di volumi di lusso da collezione dell'editore. Il libro presenta illustrazioni sbalorditive tratte dalla prolifica carriera del disegnatore spagnolo, che mostrano l'interpretazione unica dell'artista di personaggi leggendari e i suoi design per gli eroi e i cattivi completamente nuovi che popolano le pagine dei suoi fumetti. Cosa ha detto Jiménez sul nuovo artbook DC di Clover Press? È un grande onore per me avere un artbook che presenta il mio lavoro, che raccoglie così tante ore e giorni della mia vita, dai miei primi passi nelle serie digitali al mio salto in prima linea alla DC, con tutto ciò che comporta, pagine inchiostrate di alta qualità, copertine e concept art inediti. Sono super entusiasta di tutto questo. Vi unirete a me in questo viaggio insieme a Batman, Harley Quinn, Wonder Woman, Superman e tutti questi incredibili personaggi? Jiménez ha iniziato la sua carriera nei fumetti americani nel 2011 ed è noto per aver co-creato personaggi come Punchline, Crash, Ghostmaker e Failsafe. Attualmente sta lavorando a una serie di Batman della durata di 5 anni con scrittori come James Tynion IV e Chip Zdarsky. Conosco Jorge da anni e aspetto questo libro da tantissimo tempo. Il suo lavoro su Fringe lo ha avviato sulla strada per il libro di punta della DC, Batman, e questo libro documenta visivamente il suo percorso nel formato deluxe che i fan si aspettano da Clover Press, ha dichiarato Hank Canals di Clover Press. L'attesa è febbrile per il prossimo capitolo dell'universo cinematografico Marvel, intitolato attualmente Avengers Doomsday. Le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito, che fa da sfondo a questa epica produzione. I Marvel Studios hanno entusiasmato i fan con un importante annuncio del cast, rivelato in una diretta streaming di oltre 5 ore il 26 marzo 2025. La lista degli attori coinvolti promette un evento cinematografico di proporzioni cosmiche, con il ritorno di volti familiari e l'introduzione di personaggi molto attesi. Tra gli Avengers che ritornano troviamo Anthony Mackie nei panni di Captain America, Chris Hemsworth come l'iconico Thor, Paul Rudd nei panni di Ant-Man, Sebastian Stan nel ruolo del Soldato d'Inverno, Florence Pugh come la letale Vedova Nera, Letitia Wright che riprende il ruolo di Black Panther e Simu Liu nei panni del maestro di arti marziali Shang-Chi. L'attesissimo debutto nell'MCU dei Fantastici 4 vedrà Pedro Pascal interpretare Mr. Fantastic, Vanessa Kirby nei panni della Donna Invisibile, Joseph Quinn come la Torcia Umana e Ebon Moss-Backrack nel ruolo della Cosa. Il team dei Thunderbolts sarà rappresentato da Wyatt Russell come il controverso US Agent, David Harbour nei panni del possente Guardiano Rosso e Lewis Pullman che interpreterà il misterioso Sentry. L'universo degli X-Men irrompe nell'MCU con un cast stellare che include Ian McKellen che riprende il suo iconico ruolo di Magneto, Patrick Stewart ancora una volta nei panni del saggio professor Charles Xavier, James Marsden come il leader dei mutanti Ciclope, Alan Cumming nel ruolo dell'agile Nightcrawler, Rebecca Romijn che torna come la mutaforma mistica e Channing Tatum che interpreterà il carismatico Gambit. Non mancheranno altri amati personaggi di ritorno come Tom Hiddleston nei panni di Loki, Kelsey Grammer come Bestia, Danny Ramirez nel ruolo del nuovo Falcon, Tenoch Huerta Mejia che riprenderà il ruolo del sovrano di Talocan, Namor e Robert Downey Jr. nei panni del temibile Dottor Destino.
I Marvel Studios hanno tenuto a precisare che questa non è la lista definitiva del cast, lasciando intendere che ulteriori sorprese potrebbero essere in serbo per i fan. Con le riprese in corso nel cuore di Londra, l'attesa per Avengers Doomsday, la cui uscita è fissata per il 1 maggio 2026, non potrebbe essere più alta. Preparatevi per un'apocalisse di supereroi. Buon compleanno a Robert Downey Jr., che il 4 aprile scorso ha compiuto 60 anni e potrebbe aver fatto un regalo ai fan sotto forma di una prima occhiata al suo Victor Von Doom in Avengers Doomsday della Marvel. Sono emerse immagini dalla sua festa di compleanno Londra, dove Robert Downey Jr. sfoggia un nuovo look con capelli ricci. È spuntato anche il biglietto d'auguri, che mostra un'immagine apparente di lui stesso nei panni di Dr. Doom insieme a 2 Doombot. Anche i Russo si sono uniti ai festeggiamenti e hanno augurato buon compleanno condividendo un post sui social media con una fan art di Boss Logic. Sony Pictures ha presentato la nuova avventura cinematografica di Peter Parker in Spider-Man, Brand New Day. Il titolo dell'attesissimo sequel di Spider-Man, No Way Home, è stato rivelato lunedì sera al CinemaCon con grande fervore dei fan. Il regista Destin Daniel Cretton, che in precedenza ha lavorato a Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli dei Marvel Studios, è salito sul palco per offrire ai fan la loro prima visione di Spider-Man, Brand New Day. Sto dedicando il mio tempo ad esplorare la prossima fase di questo incredibile personaggio con un team degli artisti più straordinari del mondo, ha anticipato Cretton. Ogni giorno siamo tutti semplicemente entusiasti del costume, di come farlo oscillare, di come creare un evento, una storia emozionante e un'esperienza che non abbiamo davvero mai visto prima. Anche Spider-Man in persona ha fatto una piccola apparizione alla presentazione, con il protagonista Tom Holland che si è rivolto al pubblico tramite video per condividere il suo entusiasmo per il prossimo progetto. Con Tom Holland, Spider-Man, Brand New Day sarà diretto da Destin Daniel Cretton e uscirà nelle sale il 31 luglio 2026. Miles Morales torna sul grande schermo nella tanto attesa conclusione della trilogia di Spider-Verse, con Spider-Man, Beyond the Spider-Verse. I filmmaker Phil Lord, Bob Persichetti e Justin K. Thompson sono saliti sul palco per offrire al pubblico un'anteprima esclusiva del film in arrivo. Phil Lord ha detto ai presenti che, quando il film inizia, Miles Morales è un fuggitivo in fuga da ogni altro Spider-Man nello Spider-Verse. Ha scherzato dicendo: Gwen e i suoi altri amici potrebbero o meno essere sufficienti per aiutarlo a salvare la famiglia che è stata la parte principale dell'intero sistema. Anche il team di produzione composto dal produttore Phil Lord e dai co-registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson ha anche commentato il ritardo nella data di uscita dicendo: sappiamo quanto questo franchise sia importante per così tante persone intorno a noi. Semplicemente non potevamo farlo di fretta. Quindi, abbiamo deciso che dovevamo prenderci il tempo necessario per assicurarci di farlo nel modo giusto. Lord ha aggiunto: sarà un finale colossale per la trilogia e ha detto che Beyond the Spider-Verse è pensato per gli schermi più grandi. Stiamo preparando questo film appositamente per i vostri schermi di grande formato. Sembra folle. Il trio di filmmaker ha anche annunciato la nuova data di uscita cinematografica del film. Spider-Man, Beyond the Spider-Verse arriverà nei cinema il 4 giugno 2027. Le riprese della seconda stagione di Daredevil Rinascita sono ancora in corso a New York e sono state condivise nuove immagini dell'uomo senza paura nel suo costume nero, completo di logo sul petto. Le nuove foto dal set della seconda stagione sembrano indicare che Matt Murdock possa essere un eroe in fuga, a causa della legge contro i vigilanti voluta dal sindaco Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio. Wilson Bethel si unisce come Bullseye nelle riprese notturne a New York. Deborah Ann Wall, Elden Henson e John Berntal tornano nella prossima stagione. Lo showrunner Dario Scardapane guida la serie, che sarà trasmessa in streaming su Disney Plus nel 2026. Il creatore di Andor, Tony Gilroy, ha espresso il desiderio di espandere i generi di Star Wars, suggerendo sitcom e horror. In un'intervista passata, aveva menzionato l'idea di una sitcom a 3 telecamere o un film horror, e persino un dramma giudiziario. Recentemente, Gilroy ha rivelato che un progetto horror di Star Wars è in sviluppo. Ha sottolineato l'importanza del creatore giusto e della giusta atmosfera. Questa notizia ha suscitato interesse tra i fan, che speculano su come l'horror potrebbe integrarsi nell'universo di Star Wars, immaginando scenari come Jedi contro non morti o un Sith contro un male primordiale. L'annuncio ha generato grande attesa, soprattutto in vista dello Star Wars Day del 4 maggio. Star Wars ha in lavorazione diversi film, tra cui una potenziale trilogia, un film su Rey,
uno sulle origini della forza di Mangold, uno di Filoni, uno di Waititi, The Mandalorian e Grogu e uno di Sean Levy. Quest'ultimo, regista di commedie d'azione come Deadpool e Wolverine, vede Jonathan Tropper come sceneggiatore. Tropper ha espresso entusiasmo e suggerito un'uscita prima di quanto si pensi. Il film di Levy, probabilmente il prossimo dopo The Mandalorian e Grogu, dovrebbe essere una storia indipendente ambientata dopo la saga degli Skywalker. Si ipotizza un tono da commedia d'azione, ma i dettagli sul personaggio di Ryan Gosling rimangono sconosciuti. Sebbene il trailer proiettato durante il CinemaCon non sia stato ancora pubblicato, è stato diffuso online un nuovo spot televisivo per l'ultimo capitolo della saga. Il teaser è composto principalmente da filmati tratti dal primo trailer, ma ci sono anche alcune inquadrature nuove, tra cui il terrificante T-Rex che immerge la testa nell'acqua proprio di fronte a una potenziale vittima sommersa. Si tratta probabilmente di un precursore della scena dell'inseguimento in battello ambientata nel romanzo Jurassic Park di Michael Crichton, ma non adattata per il film di Steven Spielberg. Oltre a qualche poster, sono state diffuse nuove immagini promozionali attraverso una serie di lattine di Dr. Pepper. In attesa dell'uscita nelle sale di Karate Kid Legends, prevista per il 5 giugno e distribuita da Eagle Pictures, Sony Pictures ha rilasciato le immagini promozionali ufficiali dei personaggi e il secondo trailer. Questi poster mettono in risalto i protagonisti del nuovo film diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber. Il cast di Karate Kid Legends vede il ritorno di Jackie Chan e Ralph Macchio, insieme alle nuove aggiunte di Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. Universal Pictures e Amazon MGM Studios hanno presentato il tanto atteso Masters of the Universe. Nonostante l'assenza di un trailer completo, hanno mostrato alcune scene del film, suscitando grande entusiasmo tra i presenti. Le riprese hanno rivelato Nicolas Galitzine nei panni di He-Man, con il classico costume e taglio di capelli del personaggio, scatenando l'applauso del pubblico. Altri personaggi iconici come Teela, Man at Arms e Skeletor sono stati mostrati, fedeli alle loro controparti dei giocattoli originali. Le anticipazioni hanno incluso anche Jared Leto nei panni di Skeletor, Camila Mendes in scene d'azione con cavi e galizzine che brandisce la spada del potere. Skeletor è stato descritto come una figura incappucciata con la pelle blu, suggerendo un probabile utilizzo massiccio di effetti speciali in CGI per il personaggio. È la rinascita di questo mondo incredibile, ha detto il produttore Jason Blumenthal ai presenti. In seguito lo ha descritto come una rinascita di questo mondo incredibile e ha detto: la scala è enorme. Ha osservato: non stiamo girando un cartone animato qui, stiamo girando un film fantasy live action. Questo è tutto per oggi. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.